Pratico Qigong perché è uno degli strumenti che mi sono stati trasmessi e qualsiasi cosa faccio per me sono solo strumenti. Dal surf, non sono un surfista perché surfo, faccio surf, pratico il surf. Per me è un'antica disciplina, lo chiamo sempre lo yoga del mare. Ho praticato arti marziali, mi piace qualsiasi movimento del corpo quando soprattutto è in contatto con la natura, perché è una ulteriore occasione per vivere in natura. Quindi il Qigong mi ha insegnato e ricordato come muovere le energie nel corpo e incrementare anche il potere di guarigione, perché quando riesci a capire come muovere le energie puoi diventare ancora più neutrale quando trasmetti l'energia a qualcun altro. Di solito quando faccio dei trattamenti energetici non focalizzo l'intenzione su una parte del corpo, ma lascio che l'energia vada dove ha più bisogno. E ho imparato, grazie al Qigong, a essere il più neutrale possibile, quindi un osservatore di ciò che accade, lasciando che l'energia che ci permea a tutti quanti mi attraversi in modo libero e vada dove c'è più bisogno. Il surf è divertimento, ma anche disciplina, è una continua scoperta perché ogni onda non è uguale a quella precedente e quindi ti porta a stare in quel momento presente in modo eccelso. Ci sono onde piccole su cui mi diverto, onde giganti su cui mi diverto uguale. Una volta sentivo adrenalina, adesso anche nelle condizioni più estreme sento pace, una pace incredibile. E una delle cose più belle del surf si chiama tube riding, è quando l'onda ti avvolge completamente e quindi il surfista ci passa dentro. È una delle cose più difficili da raggiungere, ma quando avviene è come essere nel grembo della madre, proprio avvolti, senza suoni. L'unica percezione è proprio il tutto nel momento presente. Quando faccio surf cerco di praticare, vivendo in Sardegna ma anche vissuto in Australia, in mari puliti, perché quando fai surf in un elemento incontaminato quell'energia arriva ancora di più alle cellule e al cuore. Mi piace surfare in solitaria, al mattino presto, ma poi anche con gli amici come momento di scambio e di divertimento. In tutte le cose bisogna avere equilibrio e quando sono da solo è proprio un momento di introspezione e quando sono con altri è un momento di condivisione. Purtroppo i mari della Terra sono quasi tutti ormai contaminati. Ho girato per il globo negli ultimi 20-30 anni, però c'è una buona notizia. La buona notizia è che possiamo rendere reversibile il processo che abbiamo creato come civiltà moderne. Quindi con la tecnologia a disposizione, ma soprattutto con un elevamento delle coscienze, possiamo iniziare a prenderci cura tutti quanti insieme della nostra madre terra. E l'acqua è l'elemento primario. Se le acque sono inquinate, il nostro corpo è inquinato. Noi siamo fatti 85% di acqua. Una delle pratiche che uso negli anni è il detox. Sapendo di vivere in un ambiente purtroppo contaminato, cerco di purificarmi costantemente, giornalmente con il digiuno intermittente, mensilmente con 2 digiuni con la luna nuova e la luna piena e annualmente con 3-4 settimane di detox a solo liquidi. Questo perché onoro le acque del mio corpo e onoro le acque della terra, quindi quando ci prendiamo cura di noi e lo facciamo totalmente, allora possiamo davvero prenderci cura anche dell'esterno materiale. Le cose sono connesse e collegate e quindi l'invito è a prendersi cura di ognuno di noi e poi tutti insieme a prenderci cura della madre terra. Ma se non abbiamo quell'amore proprio verso noi stessi, non possiamo spostare l'attenzione di fuori perché non funziona. Magari lo facciamo per un periodo, perché è di moda o perché in quel momento sentiamo di farlo, ma poi ce lo dimentichiamo. Deve essere un processo costante e irreversibile di cura di questo pianeta meraviglioso che è Madre Terra, Gaia, che ci dà tanto e noi siamo custodi e guardiani e non proprietari.
Quindi ricordando queste cose e cominciando tutti insieme a fare qualcosa per pulire i mari, possiamo davvero eh, imparare dagli errori che abbiamo fatto per trasformare questo piano in un vero paradiso in terra. La terra è pronta, molti di noi lo sono e ci auguriamo che gli altri seguano. Quando ognuno di noi avrà raggiunto lo stato di coscienza necessario, credo che faremo tutti insieme un grande salto quantico. Credo nella massa critica, che racconta che quando una certa percentuale della popolazione mondiale avrà raggiunto un certo stato di coscienza, la restante parte farà un salto molto veloce. Quindi è ancora più importante che ognuno di noi sia consapevole di questi processi e che lavori dentro di sé e si dedichi davvero a risolvere quello che non è risolto per poter poi fare un grande salto quantico tutti insieme. Quindi io vedo un mondo nuovo fatto di tanti villaggi di luce, di strutture abitative fatte con la geometria sacra, situati in luoghi di geografia sacra, che sono gli incroci energetici, e queste tante cellule del nuovo mondo in contatto direttamente con le stelle, perché è da lì che arrivano le informazioni. Essere pronti a accogliere anche gli esseri che non sono nella forma fisica e riconoscerli, perché loro stanno aspettando che l'essere umano si evolva a livello vibrazionale, raggiunga quello stato vibrazionale necessario per vedere anche ciò che non si vede nella materia. E decreto d'ora in avanti un mondo di solidarietà, pace, armonia, amore incondizionato, mente super aperta e elevata per il bene dell'umanità, aiuto reciproco, prosperità, e dopo aver sanato tutto quello che dobbiamo ancora pulire sulla terra, iniziando dai mari, dalla terra. Quindi quando raggiungiamo questo stato possiamo guarire noi stessi e la terra in un solo istante. Una volta credevo che l'essere umano era un qualcosa che doveva levarsi nella coscienza e nello spirito. Adesso credo esattamente il contrario. Credo che gli esseri umani siano coscienza divina incarnata per fare un'esperienza terrestre. E questo cambia completamente la prospettiva. Noi siamo già tutto quello che vorremmo aspirare a essere, solo che lo abbiamo dimenticato. Un po' perché qualcuno ha cercato di farcelo dimenticare attraverso secoli di manipolazione mentale, e un po' perché i nostri limiti molto spesso sono quelli che ci creiamo. Però siamo qua per liberarci. E come possiamo liberarci? Attraverso l'esperienza. Ognuno di noi fa l'esperienza più idonea per evolvere, l'esperienza si trasforma in conoscenza e la conoscenza si trasforma in consapevolezza. E una volta che c'è la consapevolezza tutto è chiaro, non ci sono divergenze, no. La consapevolezza è uguale per tutti. È fatta a strati, quindi man mano si può accedere a un livello di consapevolezza più elevata, ma non è una corsa, non è una gara, ognuno ha i suoi tempi e il bello è che lo possiamo scoprire solo vivendo. Ho già accennato prima che le anime affini si stanno trovando sempre di più. È importante passare del tempo da soli per crescere, per fare esperienze, per ascoltare, ma è anche importante ritrovare la propria tribù, perché quando stiamo insieme riusciamo davvero a supportarci gli uni con gli altri. Quindi io consiglio l'equilibrio nello stare da soli e nello stare insieme agli altri. Lo stare insieme agli altri non deve essere attaccamento e lo stare da soli non deve essere isolamento perenne, perché non siamo qui per vivere un'esperienza di isolamento. Lo possiamo fare per un periodo della nostra vita e se sentiamo di farlo, anche quello è un contributo. Però gli esseri umani di oggi sono fatti per creare un nuovo mondo insieme e insieme siamo più fantasiosi, più gioiosi, più creativi. A volte arriva la sofferenza, quella è fatta per essere rilasciata, e il gruppo, il cerchio aiuta questo processo. Quindi dedicare buona parte alla nostra crescita introspettiva anche in solitaria, ma poi nei momenti di celebrazione scegliere la tribù e riconnettersi per poi continuare questo processo finché sentiamo che vada onorato. Aho. Grazie. Grazie. Wow.